Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Sì, signor capitano! Oh! Bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video experience. Oggi ci troviamo in una località segreta in Piemonte e tra poco incontreremo Matteo, che sarà la nostra guida per la giornata di oggi, e andremo a cercare l'oro. Io sono Matteo, piacere. Io sono Simone. Matteo. Fabio. Non può richiedervi i nomi. Tranquillo. Piacere, Matteo. Benvenuti in quel di Porte, perché eravate da Milano, giusto? Sì. Quindi è già una bella trasferta fino a qua. Però loro devono andare a cercare dove lo si trova, sinceramente. Io sono Matteo intanto, sono un prospettore, in sostanza è un mestiere che in Italia non esiste. Sono specializzato nella ricerca dell'oro, che questo sia lungo fiume, sia questo anche in miniera. Noi risalendo il fiume riusciamo, si spera, l'obiettivo è quello, di individuare il giacimento. Buona parte dei fiumi piemontesi hanno pagliuzze, granuli e talvolta pepite. Andiamo? Siete pronti? Pronti? Ok, Matteo oggi ci ha portato sul fiume Ghisone, siamo in Piemonte, vicino a Torino, a Pinerolo, e adesso ci sta portando nel punto in cui inizieremo a scavare. Vedete che là c'è un rifiuto metallico, c'è un pezzo di tenaglia. Guarda caso è proprio dietro il masso. C'è un altro caso qua davanti, di nuovo un masso verde, di nuovo un masso grande, c'è una sbarra di metallo dietro. Ehi, ci può essere dell'oro qua dietro perché c'è il ferro. Quindi questa qui è la prima roccia, dietro la quale andiamo a cercare l'oro. Cominciamo a scavare un po'. Questo è l'oro dell'allocchio. È oro dell'allocco. Sono un allocco perché continuo a trovarlo. Al contempo è verde. Adesso siamo dietro a scavare il materiale potenzialmente aurifero. Passiamo all'interno dei primi due setacci, questo qui che ha una maglia di diametro maggiore, mentre quello inferiore ha una maglia più fine. Si prende un po' di sedimento, cercando di prendere anche un po' dal fondo se riusciste, e potrebbe darsi che l'oro sia andato al fondo. Quindi li metto in questa maniera, poi gli metto un po' di acqua e il piatto lo tengo a filo. Ci sono due fasi principali nel lavaggio. La prima è lo shaking. In sostanza si fa questo movimento rotazionale oppure si fa anche questo movimento oscillatorio. Il mio obiettivo nello shaking è quello di concentrare l'oro qua al fondo. Fase 2, scartare tutti i sedimenti che ora non sono. Non si prende con le mani, si butta, assolutamente. Si sfruttano gli scalini. Pian pianino inclino il piatto, sempre facendo un po' di vibrazione, e inizio a fare questo movimento che sembra un po' di lavare i panni. Ogni tanto alterno, riceccero, riangolo, lavo. Inizia ad accadere una concentrazione di minerali pesanti. Notate come in quest'angolo inizia ad esserci un colorito rossiccio nerastro. L'oro si troverà solo alla fine di questo processo, che può impiegare diversi minuti. Ecco, io ne ho già vista una. Inizio a fare questo movimento rotazionale. L'oro è molto pesante, tende a muoversi pochissimo, e voilà, la prima pagliuzza affiora. Notate che con un passaggio lieve dell'acqua si sposta tutto il resto, ma in generale lei tende a stare perfettamente immobile, o quasi solo immobile. Si guarda leggermente da sopra perché la vedi meglio. Notate come si illumina, cioè è proprio luminoso. Sì, adesso che lo vedi così non c'entra niente di quelli che vedevamo prima. Quando uno vede l'oro per la prima volta non lo dimenticherà mai tutta la vita come fa. Ok, mattinata conclusa, abbiamo fatto alla vecchia maniera con piatti e setacci e lavati a fiume, abbiamo trovato un bel po' di pagliuzze e niente, adesso piccola pausa pranzo e poi riprendiamo. Viene questo strumento, in inglese
inglese si chiama sluice, sostanzialmente va a ripercorrere il funzionamento del fiume. I sedimenti scorrono da dove li introducete, cioè qua dal piano di carico, lungo le trappole. Trappole perché servono proprio per fermare i minerali pesanti, tra cui l'oro. Adesso, come ci spiegava Matteo, faremo lo stesso processo di stamattina. Cambierà la fase successiva, quindi non laveremo più con i piatti, ma andremo con la cannellina. Ci sono state promesse una cinquantina, un centinaio di pagliuzze tutte insieme, quindi speriamo. Che a caccia sei un caterpillar. Ok, abbiamo raccolto il sedimento, adesso piazziamo la cadalina nel fiume e cattiamo l'oro. Let's go! Prende un po' di sedimento che non si mette inizio, qui scorre e lei fa per noi la concentrazione. Quando abbiamo finito la togliamo e raccogliamo l'oro. Un po' più al fresco? Sì. Ora prendiamo i cavalli piatti, bisogna prendere anche quelli e andiamo un po' al fresco e poi vediamo con calma la canalina. Intanto è qua. E questa trappola più o meno ne aveva 4-5. Questa invece è un pezzo di pirite. Metto un po' di acqua, così, e poi si fa così. Si fanno toccare le trappole all'acqua. Sembra un mago. Guardate quanto ne esce ancora. Da di sotto ne esce. Si lava anche qua sopra. Quindi adesso vi metto al lavoro a lavare questa roba. Grazie. Sopra, oltre il pollo c'è la Firenze. Stanno prendola. So che è un'avventura molto intensa, me ne rendo conto. Però a volte voglio proprio che sia così perché rimani molto immersivo e rimanete stanchi. Ci rivediamo, si spera, la prossima volta. Va bene? Va benissimo. Va bene. Perfetto. Grazie Simone. Ma grazie a te. Grazie mille. Perfetto. Alla prossima. Giulia. Ciao Giulia. Ciao. La prossima volta guarda anche Erika, si chiama Erika. Assolutamente. Non hai paura. Ciao. Niente ragazzi, anche da questa Gold Experience è tutto. Giornata pazzesca e super produttiva. Matteo bravissimo, consigliatissimo, super preparato, gentile, disponibile. Niente da dire, è stato veramente il numero uno. Torneremo. Assolutamente. Abbiamo già programmi col tipo, spoiler, faremo un'altra cosa con lui, siamo già d'accordo. Niente, come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al vostro canale. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, di seguirci su Instagram, di mettere like a qualsiasi cosa, post, storie, video, tutto, ai reel soprattutto. E niente, ci vediamo alla prossima. Bella raga.